Learn English with ENGLISHMAX at voci.fm radio. Qual è il problema, scusa? You haven't even shown me the text. Vabbè, l'abbiamo scritto insieme, adesso prendiamo il testo. Yes, we have. Ma dobbiamo sembrare naturali. I nostri ascoltatori non devono pensare che noi stiamo leggendo, capisci? Well, we're not reading because I haven't even seen the text. Yes, we're not reading, but this is just gonna help us. E oggi, benvenuti a ENGLISHMAX. Yes. Which I never remember what this is. What's ENGLISHMAX, for It's a God's sakes? fun journey across the language. Dove si impara Max. l'inglese e l'italiano con Max Veracini e Mia Lindblad. Very good. Per altre informazioni sul nostro programma e sul palinsesto di radio.voci.fm vai appunto su questo sito web e troverai tutto, ok? Are you hungry? Vuoi sapere se sono affamato? Sì. Well, I'm always hungry. Yes, you are always hungry because today we're going to talk about food. So it's good that you're hungry. Yeah, food, il cibo. Oggi frasi idiomatiche, espressioni serene sul cibo, confermi? Yes, exactly. And you better get your stuff together and show that you're worth your salt for the listeners. Yeah, I gotta show my people that I'm worth my salt. Exactly. Che vuol dire? No, aspetta, sono io che devo spiegarlo. Yes, exactly. Why don't you explain what it means? Sì, hai ragione. Allora, to be worth your salt ha a che fare col sale e ha a che fare anche col salario. Noi diremmo il sale, ma che importanza ha il sale? Chi se ne frega? Anzi, non bisogna assumere troppo sale perché sennò la pressione va alle stelle. In realtà il sale è un minerale è fondamentale per la vita, ma ai tempi, tanto tempo fa, era anche fondamentale per la conservazione dei cibi. E vi immaginate un esercito in movimento, una flotta commerciale senza la possibilità di conservare gli alimenti? Quindi il sale aveva un'importanza straordinaria. Attraverso il salarium venivano pagati i soldati ai tempi e quindi devi dimostrare che tu sei del valore del sale che ti ho dato. Fammi vedere se veramente vali il sale che ti ho dato. So, let's see if you're worth your salt, huh? Ah, you've really gone bananas about this salt. I've gone nuts! Perché to go bananas or to go nuts vuol dire andare fuori di testa, giusto? Exactly, where you are most of the time, Max. Yes, we know. But if I were normal, I wouldn't be doing this, right? Se fossi tutto a posto non farei quello che faccio. We're going to make it easy for the listeners today and just serve everything up on a silver platter, No, right? piano. Cosa hai detto? We want to serve this information up on a silver platter. Vuoi servire queste informazioni su un piatto d'argento? On a silver platter. Yeah, because there's no such thing as a free lunch. Well, in that case, we are giving them a free lunch, though. We're giving out of them a free lunch. Yes, in fact, che vuol dire questo? But normally in life, there's no such thing as a free lunch. Insomma, nella vita si paga tutto. Esatto. Si paga tutto. In one way or another. Quindi il lunch te lo devi pagare. Se vuoi andare a pranzo, te lo devi pagare. Soprattutto se vuoi poi uscire con qualcuno, conviene anche offrire. È una cosa molto carina se vai fuori con qualcuno, offrire il pranzo la prima volta, vero? Yes, exactly. And if you put in some work, it costs something, but it could also bear fruit. So if you bear fruit, che porta i suoi frutti. Esatto. Yes. Chi semina vento raccoglie tempesta, ma noi seminiamo serenità. And so we're gonna bear fruit. I frutti arriveranno. You plant a seed and you get some fruit. Di brutto, yes. I agree with you. Yeah. Su voci.fm radio, ENGLISHMAX Podcast Edition. Oggi su ENGLISHMAX parliamo di cibo. È vero. And if you make it through this, Max, I'll make you some nice veggies in the oven. Veggies in the oven. Dovete sapere, cari colleghi, care colleghe, cari ascoltatori, che il vostro ENGLISHMAX è anche il tuo è Mia Lindblad. Sì. È il tuo piatto preferito, no? Il mio piatto preferito è veggies in the oven. Sì. E puoi spiegare in italiano che cosa sono veggies in the oven? No, sono le verdure al forno. Verdure al forno, sì. Metteteci allora tagliuzzate un po' di verdure al forno di tutti i tipi. Metteteci sopra un po' di erbe, un po' di olio d'oliva, possibilmente pugliese. Mettetele nel forno e avete fatto felice ENGLISHMAX. Yes, but you got it yesterday, so we need to spice it up. Variety is a spice of life, you know? Yes, because we tend to eat them all over and over again. Esatto. Li mangiamo molto spesso e come dice il proverbio, variety is the spice of life. Che è la variety? Varietà.
perché cambiare ogni tanto fa bene allo spirito e alla salute. Yes, exactly. E in italiano come si direbbe? Variety is the spice of life. I don't know. I don't know. Yeah, and what about dessert? Yeah, you have a bit of a sweet tooth, Max, right? Io sì, mi piacciono. Io quando finisco il pasto devo sempre mangiare un pochino di dolce. Che sia anche un assaggio, però un po' di cioccolato 85%, 75%, un biscottino. And so that means that I have a sweet tooth, yes. I have a sweet tooth. Sì. Tooth è il dente. C'ho un dente dolce. Yes, your teeth want something sweet. Sì. Although I doubt it's the teeth, but... No, I know. Because teeth is the plural of tooth. L'inglese è una lingua un po' strana, Teeth, tooth. Però tra l'altro se hai un dente cariato, vai dal dentist. The dentist. Dentista, dentista, quindi il latino c'è sempre in inglese da qualche parte. Va bene. But maybe a piece of cake would be good for you, huh? A piece of cake, un pezzo di torta, sì, piece of cake, chocolate, whatever, but piece of cake means una cosa facile. Yes, it's a piece of cake. Esatto. Also we can say it's a cakewalk. Yeah, that's È right. una passeggiatina, una roba semplice. Sì, esatto. Un gioco da ragazzi, giusto? Yes, or like taking candy from a baby. Taking candy from a baby. Yes, that's also something very easy. Oh yeah, because there's a baby right there. He's got a candy in his hand. Yes, you could easily steal it. Gliela rubi. Se vedi una bambina o un bambino con la caramella, gliela rubi. E questa è una cosa facile, è una cosa terribile. But it's not very nice. It's not very nice. No. But it's a saying, è un proverbio in inglese, non una frase, è un'espressione idiomatica. The best thing with cake, though, is when you can have your cake and eat it too. Yes, when you have your cake, you can have your cake and eat it too. E vuol dire che vuoi la moglie ubriaca e la botte piena. Yes, I know that expression in Italian. Esatto, noi Yes. poi vedi quanto sessismo, maschilismo c'è Sì. ancora nella lingua. La tipico moglie, italiano, no? perché la moglie si ubriaca, no? non il marito. Ma guarda. That's just very Italian. Very huh? Italian, The very way- sexist. The way the Italian cookie crumbles, perhaps. Yeah. The way things are, you say, oh, that's just the way the cookie crumbles. Ah, okay. It's like, this is the way things are. It's like saying that's Just the way accept it is. it. Yeah, bisogna accettare le cose come sono, e questo in inglese si può dire it's the way the cookie crumbles. Cookie sarebbe il biscotto in inglese americano, vero? Sì, Perché in inglese lo dicono biscuit. Yeah, The no, but biscuit. in American English we say cookie, and I think it's so cute. Oh, it's just the way the cookie crumbles. Yeah. Però a questo It's punto, adorable. dopo questa conversazione sui cookies, chocolate and everything, Are you getting hungry? Yeah, I'm getting hungry, ma soprattutto mi sta venendo voglia di roba dolce adesso. Sì. So let's listen to Banana Pancakes with Jack Johnson. Voci.fm radio with ENGLISHMAX. ENGLISHMAX Podcast Edition. Oggi ci stiamo divertendo un sacco parlando di cibo e sento che siamo molto carichi in questa Yes, because we're getting energized by all this food. Yeah, cibo a destra, cibo a sinistra, cookies, chocolate, veggies in the oven. Però forse Mia, abbiamo cominciato dalla parte sbagliata però, perché abbiamo mangiato prima il dessert, come diciamo, il dessert prima del resto. Ti va se vediamo un po' di cibo salutare? Yes, like the meat and potatoes of life. Yeah, esatto. Noi forse diremmo quando c'è della ciccia, la sostanza delle cose. Però io non so se questa è più una variante toscana dell'italiano regionale. Insomma, dove c'è sostanza c'è meat and potatoes, right? Yeah, or you can say the bread and butter. If it's like a business, you can say that's the bread and butter of my business. Yeah, so it's like the basic things that brings in the cash. Noi in italiano diremmo è il mio pane, il nostro pane. Ah, Nel mio ok. caso fare formazione linguistica è il mio bread and butter. So you don't get any butter, you only get the bread. We only get the bread because the butter is for those who were rich. Il burro non era sempre a disposizione, il pane era sempre a disposizione. E infatti sai che ciò che non è pane quando si mangia la pietanza o quando si mangia si chiamava una volta o forse ancora in alcuni contesti companatico. Cioè che va col pane. Come se il pane, tu dici, il pane non è cibo, no? Sometimes Mia says, yeah, bread, you're not having any food. No, il pane è food, è cibo e come. E assieme al pane, con il pane, il companaticum, c'è tutto il resto. Quindi devi capire che il pane è importante anche se tu non lo vuoi mangiare. Va bene. Sì. Yeah, well, that's like the basic stuff. And then the small stuff, the stuff that's not so important. You can say it's just worth peanuts.
Ciò che non è importante, come il bread and butter, il nostro pane, diciamo che it's worth peanuts, che vale come delle noccioline. Però anche lì le noccioline sono piene di calorie. È vero. Quindi energia ne danno e come. Non fanno bene the peanuts però. The peanuts is just like, I don't know where it comes from, but it's just like something scrappy, kind of. Yeah, it's just peanuts. Quale tipo di frutta secca tu suggeriresti? Walnuts. But we don't have any good expressions with walnuts. No, there's no expressions with walnuts. No. Walnuts are very good. Quindi mangiate noci a volontà perché alzerà il vostro colesterolo buono. Well, that's about it in a nutshell. In a nutshell, vedete? In a nutshell vuol dire in sintesi. So, in a nutshell, I wanted to tell you this. In poche parole, in sintesi, volevo dirti questo. Bene. Esatto. Bene, questo episodio è pieno di espressioni e abbiamo una carica fuori dal comune. Forse, Mia, we're biting off a bit more than we can chew. Yes, what does that mean, Max? I think you need to explain that. Significa che stiamo morsicando più di quello che possiamo masticare. Cioè, sganiamo troppa roba e poi non riusciamo a masticarla. Exactly. E questo significa che facciamo il passo più lungo della gamba. Exactly. Più lungo della gamba. Se fai il much. passo più lungo della gamba sono cavoli amari perché poi cadi e ti fai male. Su voci.fm radio ENGLISHMAX con Max Veracini. Podcast edition. Welcome back to English Max. We're talking about food today. Did you have a snack during the break, Max? Yeah, just a couple of cookies. And a piece of chocolate. Cookies? And some Ew. banana bread. Ew. Why, ew? Well, cookies are not very healthy, you know. It's not really my cup of tea. Ok, listen, non ho parlato di bimbos. Vi rimando la mia pillola di The Power Awards per sapere che cos'è un bimbo. Che non è un bimbone pasciuto, è tutto. È giusto, cioè. Per te, bimbos is not your cup of tea, come dicevi prima. No, that's for sure. Not cookies or bimbos. Bimbos not your cup of tea. Cup of tea vuol dire che non è la mia tazza di tè, cioè non è la mia cosa preferita. No, guarda, non è per me. It's not my cup of tea. Very, very common in English-speaking countries. Yes. See? Yes, but now you feel a bit bad for eating all these cookies, right? Yes, I'm feeling bad, I'm feeling guilty. Mi sento in colpa per avere mangiato tutti questi cookies. E quindi non devo... Don't cry over spilled milk. I don't have to cry over spilled milk. È inutile piangere sul latte versato. Yeah, perché because ormai it's done. You ate your freaking cookies. Quel che è fatto è fatto. Hai mangiato, c'hai la panza piena e mo te ne prendi le responsabilità. Yeah. So, don't cry over spilled milk is exactly the same as non piangere sul latte versato. Esattamente lo stesso proverbio. It's unbelievable. Okay. Va bene, poi cos'altro vuoi dirci, Mia? Yeah, well, I think that's good. You can't worry about things that have already happened, and that's some food for thought for you, Max. It's food for thought. Questa è una bellissima espressione. It's food for thought, cioè cibo per il pensiero, cibo per la mente. E quando si usa questa espressione, it's food for thought? Well, when somebody says something wise or something that's worth thinking about, you can go, oh yeah, that's some food for thought. And when you have some food for thought, you don't want to have half-baked ideas. Means like it's not quite, you haven't thought it through yet. Esatto, half-baked ideas significa che sono idee mezze cotte a mezzo. You want to have, baked ideas, fatto e finito. Yeah. Va bene, cos'altro possiamo dire ai nostri colleghi, doppiatori, attori, attrici, speaker and so on and so forth? Maria? Yes. Or Mia, for friends. Yes, well, what else do we have? We have a wide range of things here. Everything from soup to nuts. Vuol dire che tutto dall'antipasto fino al dessert. Yeah, you can say that. Yeah. From soup to nuts. Yeah. In italiano io non saprei come dire. Colleghi, scriveteci, diteci la vostra e aiutateci. It means it's like a wide variety of things, just like the way we like to eat, Max, right? Variety, la varietà, because variety is the spice of life. And then you have another expression here, like two peas in a pod. Exactly. You and I are like two peas in a pod when it comes to what we like to eat. Yes. We like to eat exactly the same things. Sì, andiamo molto d'accordo, siamo sulla stessa linea, diciamo. We're on the same wavelength, si potrebbe dire, quando ci piacciono le stesse cose. In questo caso ci piace mangiare le stesse cose. But usually when you use the expression like two peas in a pod, it means you look alike or you are the same. Ah, già, è vero. Yeah. Sì. Yeah. Sono come due gocce d'acqua. Noi in italiano diciamo essere come due gocce d'acqua. Siamo identici. I nostri ascoltatori, se ci vedessero, direbbero: ma quei due si assomigliano, è vero? Su voci.fm radio ENGLISHMAX con Max Veracini. Podcast edition. Allora, ciao amici, ben sintonizzati sulle web radio frequenze di Mancuso.
Veracini là. Scusa, ma tu sei ospite di ENGLISHMAX oggi, questa puntata in cui si parla di cibo, di food, con le frasi idiomatiche, con food, it's bread and butter. So che è difficile magari parlare in inglese in questo caso, ma in italiano possiamo affrontare innanzitutto chi sei, vogliamo sapere tu chi sei, e poi che cosa ci puoi raccontare del cibo, che cos'è per te il cibo, se ci sono frasi idiomatiche che ti vengono in mente col cibo. Allora, io sono Gianluca Mancuso, provengo, diciamo così, dalla provincia di Treviso, Castelfranco Veneto, anche se l'origine poi del cognome inganna, perché i miei erano siciliani, e diciamo fra le mie varie attività ho un percorso come attore dal quale poi si sviluppano varie altre attività, quali appunto i laboratori teatrali, le serate, le presentazioni, la conduzione e quant'altro. Cosa dire del cibo? Potremmo dire parla come mangi o mangia come parli, no, caro Max? Esatto. nel senso che lo dico io da persona che usa molto anch'io la parola per quanto riguarda non solo il teatro, le serate e i vari eventi che vado a fare di solito anche nelle letture. Food, tu hai detto food, no, o fast food o qualcosa, o breakfast, ma andiamo a parlare anche di come noi pronunciamo i nostri cibi, no? Tu diresti pizza all'inglese, dimmelo tu, Max. No, they say pizza because pizza is an Italian word. No, i nostri cibi detti da noi ovviamente ti riempiono la bocca anche quando parli. Noi mangiamo anche quando parliamo, Max. Sì, parla come mangi. Che vuol dire parla come mangi? Ne abbiamo parlato in un intervento sempre di questo episodio prima, ma che cosa vuol dire secondo te? Io ad esempio, vedi Max, mangio molto in questo periodo. Devo dire che questo anno di pandemia, Covid, rinchiusura, ti piace rinchiusura? Uso, vedi, questo termine, perché mi invento anche parole nuove. Un po' prendo spunto dal nostro Dante, il padre della lingua italiana. Chissà cosa mangiavano loro all'epoca. Per esempio, i siciliani come parlano? Perché loro mangiano l'arangino? Senti che si scioglie in bocca. E bello cannolo. Senti come va la morbidezza della crema, anzi della ricotta in Sicilia ovviamente. E che ti mangiano una pasta ghisadde. Quindi anche il parlare aiuta anche a capire qual è la provenienza del cibo, no? Per esempio noi in Veneto cosa mangiamo? Risi e bisi, ciò. Anche la fonetica della parola ricalca un po' il percorso culturale, culinario, gastronomico della zona. È spettacolare, guarda, ENGLISHMAX è proprio un viaggio attraverso le lingue, non è solo l'inglese ma anche le varietà dell'italiano regionale. Tu sei un grandissimo interprete di questo. Sì, ti ringrazio. Parla come mangi o mangia come parli potrebbe sintetizzarsi nella nostra grande bella penisola e anche isole con i nostri cibi davvero strepitosi. La cultura, il cibo è cultura e la cultura sono espressioni idiomatiche che hanno a che fare con la cultura di un popolo. E bravo, hai detto una cosa bene, la cultura è anche appunto trasmessa tramite il cibo, no? E infatti io quando di solito andavo e vado all'estero, perché ormai visti i tempi, anche a vedermi dei concerti, magari nel caso mio rock o di musica classica o di altro, per me era anche l'occasione con gli amici con cui andavo per andare ad assaggiare, a conoscere, a vedere magari le chiese, le cattedrali, il museo, il negozietto dell'alimentare dove c'era il tipo locale tedesco con cui magari comunicavi in qualche modo con l'inglese, ampliando la tua conoscenza, no, di persona culturale ma anche di bagaglio personale che ti porti dietro nella vita. Io credo questo, caro Max, perché io essere uomo di mondo. Ciao! Yes, ciao collega, ciao ragazzo, grazie per aver partecipato a ENGLISHMAX. Saluta i nostri colleghi, attori, doppiatori, speaker, di qualcosa Mancuso. Io vi saluto da Gianluca Mancuso, vi do un abbraccio forte, grazie ancora per avermi invitato, ma naturalmente su voci.fm, è davvero una cosa fantastica essere con tutti gli altri colleghi, le altre 3000 voci straordinarie, devo dire. A me piacciono sempre tutti tanto, complimenti a tutti e un abbraccio a tutti voi, a questa grande comunità, perché secondo me, caro Max, dico sempre, è inutile, è ovvio che c'è la competizione, fa parte della vita, ma non dobbiamo farci la guerra tra di noi, perché ognuno ha sempre le proprie caratteristiche e peculiarità, per cui uno è bravo a fare una cosa e uno un'altra. Parole sagge. Diamoci tutti una mano, perché un giorno una mano te la do io e un altro giorno una mano me la dai tu. Che meraviglia, solo su voci.fm radio, che è la radio che dà voce alla voce. Max Veracini e Gianluca Mancuso chiudono ora lo spazio dell'ospite. Ciao ciao. Always learning with ENGLISHMAX at voci.fm radio. Podcast edition. Hey, welcome back. Say something. I'm enjoying
morning talking about food. I got all distracted and hungry, Max. Yeah. Yes, it's really low-hanging fruit to talk about food, isn't it? Low hanging fruit è la frutta ad altezza uomo, giusto, per la bambina? Yeah. It's very easy to get to. It's like very obvious and very easy. Low easy hanging to fruit. reach. Io in italiano non so come dire questa espressione. You must have this. Quando c'è qualcosa di pronto ed è facile ottenerla. I don't know what to say in Italian. Non so. I colleghi sicuramente si faranno vivi su radio.voci.fm. Scrivete per favore, dovete interagire con noi, aiutarci, darci idee, informazioni, stimoli. Hai qualcos'altro da dire ai colleghi? Well, we'll have to move along here because I think our audience has bigger fish to fry. Che vuol dire, scusa? Che hanno qualcosa di You meglio da didn't fare. study these expressions, did you, Max? They got a Bigger fish to fry means you have more important things to do. So they can't sit and listen to us all day because they have bigger fish to fry. Hanno meglio da fare i colleghi, eh? Yeah, exactly. They have to get back to work. Ma scusa, ma stiamo facendo una trasmissione così divertente e credo che saranno felici di ascoltare le nostre Yes, cosine. of course. E allora? Yes. Well, Do you like fried fish, Max? I don't like fried stuff in general. La roba fritta mi sta sullo stomaco. But you lived in England. You didn't have fish and chips. Fish and chips. Yeah, well, sometimes, but it's not my cup of tea. No. We're back to the cup of tea. Yeah. But cup of teas you had a lot in England, I'm sure. Tea, yes, you have a lot of, because the cup of tea comes from England, because bere il tè è una cosa molto inglese. molto inglese, che viene fatta tutti i giorni alle 5 del pomeriggio. Va bene. Max, you're full of beans today. Yeah, I'm very full of beans. Sono carico, sono pieno di energia. I'm full of beans. Pieno di fagioli. Do you say that? No, in italiano non si dice pieno di fagioli. Sono pieno di energia, sprizzo energia da tutti i pori, ma non si dice full of beans. ENGLISHMAX Podcast Edition. Voci.fm radio with English Max. Hey, welcome back. Possiamo farla finita di parlare di cibo? Oggi. Yes, I bet you could eat a horse now. I could eat a horse. Yeah. We've talked so much about eating. Potrei mangiarmi un cavallo. In italiano si dice I could eat a horse. Ne avevamo parlato nella puntata sui cavalli, ti ricordi? Yeah, we did, but it fits here too because we're talking about food. Huh? Mi mangerei, come si dice in italiano? Non no. Well, I could eat a horse. Potrei mangiarmi un cavallo. And then this expression, to be a couch potato. Couch potato è essere una patata da divano. Quando mangi troppo non ti muovi. Yeah. To be a couch potato. Yeah, but you can't be a couch potato all the time because somebody has to bring home the bacon. Qualcuno deve portare a casa il pane. Pane again. Yeah, again. We don't say the bacon. The bacon, la pancetta era qualcosa che non era per tutti. Ma diciamo. Poverini, you were only eating bread. Always bread. No Bread. Butter, no bacon, always bread. No, bread. Pane tutto il tempo. Pane con panatico. Con panatico era un lusso una volta. Pane, patate and whatever. Yeah, but in English you say bring home the bacon. It means you're making the money. You're, bringing home the food, putting food on the table. Listen up, Mia. There are quite a few expressions here. We've written more, but I think I would call it a day. What do you think? There's too much stuff there. We're packing it in like sardines. Yeah, we're packing it in like sardines. Troppa roba. No, but it was nice. We packed it with goodies. Bene ragazzi e ragazze, colleghe e colleghi, noi chiuderemo la trasmissione qui perché abbiamo parlato di un sacco di roba, cibo come se non ci fosse un domani, cookies, sardines, potatoes, whatever, and having a lot on our plate. Having a lot on our plate. Serving things up on a silver platter. Yeah. Low-hanging fruit. So there's a lot of information. Yeah. Io vi esorto, cari colleghi, amici, ascoltatori, chiunque ci sia là fuori, vi esorto a riascoltare la puntata anche in versione podcast, sempre dal nostro sito internet, e soffermarvi sulle nuove espressioni. Noi cerchiamo di portarvi l'inglese, la lingua inglese in maniera discorsiva, simpatica. È una conversazione tra amici e tra persone che si vogliono bene, giusto? Sì, giusto. Ed è questa la chiave per imparare. Passione, armonia e serenità. E questa è ENGLISHMAX. Buon appetito. Buon appetito a te, Maria. E tu sei Mia Lindblad e io sono Max Veracini. solo su voci.fm radio. Ciao ciao. Bye. Arrivederci. Learn English with English Max at voci.fm radio.